Chiunque abbia mai assemblato una chitarra da zero o semplicemente cambiato dei pick-up conosce bene il tempo e la pazienza che ci vuole per saldare un cablaggio. Pure io ho speso innumerevoli ore a saldare, risaldare, controllare con un tester se tutto andava bene e a volte mi succedeva anche questo. E non solo, tutte le volte che mi sono scottato col saldatore, tutte le volte che i cavi della messa a terra non si attaccavano alla calotta del potenziometro, tutte cose abbastanza frustranti. Ed è tutto molto bello e divertente quando lo facciamo, però ho trovato una soluzione che mi permette di risparmiare tempo da una parte ed avere un cablaggio anche migliore dall'altra. Di recente ho conosciuto Marco della Toma System che assieme al suo partner producono appunto dei sistemi pre-saldati per la nostra chitarra elettrica, tipo questo qui. Questo è un Magic Wiring e non è uno di quei cablaggi pre-saldati che troviamo su Amazon che costano una minchiata, ma in realtà sono tutte delle schede PCB, tutte praticamente già pronte per essere installate. Possiamo trovare questi aggeggini tramite il sito battipenna.it, magari alcuni di voi già lo conoscono. Per adesso hanno a disposizione sia schede per Stratocaster che per Telecaster, però più avanti potrebbero tirare fuori anche qualche altro prodotto e oggi vi ho uno spoiler, quindi stay tuned. Però ci tengo a precisare che ancora questo progetto è un po' in fase di sviluppo, infatti la distribuzione deve essere ancora perfezionata e ci sono un altro paio di cosine a cui stanno lavorando. Quindi se andate a vedere sul sito di Battipenna ci sono questi prodotti, ma non sono tutti quanti o ce ne sono limitati. Se non trovate quello che cercate, magari lasciate un'email a battipenna.it, vi lascerò l'indirizzo email praticamente qua sotto e anche in descrizione, perché no, e mandategli un'email facendogli sapere che siete interessati a un certo tipo di prodotto. Loro vi faranno sapere non appena il prodotto è pronto e disponibile. Ma come sempre, prima di entrare nel clou del video vi invito gentilmente a iscrivervi al canale e lasciarmi un like sotto questo video, mi aiutano veramente tanto. Questo qua è un sistema Magic Wiring per Stratocaster, immagino l'abbiate dedotto perché abbiamo 3 potenziometri, uno per il volume e 2 per il tono. Adesso vi faccio vedere qualche ingrandimento, però devo dire che il sistema in sé è tutto molto ben ordinato e organizzato, cioè abbiamo tutto quanto quello che ci serve, anche i potenziometri sono veramente di ottimissima qualità, il selettore è veramente fatto molto bene e abbiamo anche un bellissimo condensatore, credo che sia in all in carta, però non vorrei sbagliarmi. E con questo nella nostra chitarra eviteremo un sacco di problemi anche in futuro, cavi che magari non sono saldati bene si dissaldano, cortocircuiti, cavità per i controlli che sembrano un piatto di spaghetti, cioè praticamente tutto rimane al suo posto ed è super ordinato e anche bello da vedere. E giusto per farvi qualche nome, la Toma System già lavora con un sacco di liutai di fama abbastanza conosciuta, uno tra questi è Valenti Guitars. Però c'è un'altra cosa che abbiamo in questo sistema, infatti qui c'è uno switch che accendendolo o spegnendolo possiamo attivare o disattivare il circuito per il treble bleed. Se non sapete di cosa sto parlando, il treble bleed non è altro che un fenomeno, se vogliamo chiamarlo così, in cui il potenziometro, mentre abbassiamo il volume, si mangia delle frequenze alte, quindi dandoci un suono un po' incompleto. Ad alcuni piace, ad alcuni non piace e con questo sistema appunto possiamo decidere se attivarlo o meno. Se lo attiviamo, ottimo, abbiamo comunque delle frequenze alte quando abbassiamo il volume, se non lo utilizziamo va bene uguale. Assieme a questo sistema avremo anche il manuale delle istruzioni, ovviamente, perché almeno sappiamo dove montare le cose, e avremo anche un cavo jack già presaldato con anche i tubi restringenti, quindi non avremo contatti neanche all'ingresso del jack, e dei cavi di stoffa che a me piacciono molto, sono forse i miei preferiti da saldare. A proposito di saldare, vi chiederete, devo saldare anche qualcosa? In questo sistema che ho io a casa purtroppo sì, ci sono veramente pochi fili, in totale credo che siano veramente 6-8 in totale, però la cosa bella è che il sistema viene già con gli slot pre-stampati sopra la scheda PCB, quindi so esattamente cosa devo mettere e dove. E se ci pensate sono molte meno saldature che dobbiamo fare se dobbiamo praticamente cominciare da zero, con tutti i problemi che potremo avere mentre saldiamo. Wiring per la Stratocaster è disponibile sia in versione
SSS, quindi 3 single coil, oppure HSS, quindi humbucker e 2 single coil, o HSH, humbucker, single coil, humbucker. Quindi veramente tanta roba. Detto ciò, spero che siate emozionati quanto me per questi cablaggi e ciancio alle bande, andiamo a installarli sulla Stratocaster. Sei pronta? Dopo aver rimosso le viti e alzato la mascherina, ho cominciato a rimuovere i cavi che mi interessavano. Ciò significa i cavi del pickup, i cavi del jack e il cavo del ponte. Quindi in tutto sono 9. E poi tocca togliere le calotte dei potenziometri e del selettore. Una volta tolto il vecchio cablaggio, basta rimpiazzarlo con il sistema Magic Wiring. Ah, non ci sta. Nel mio caso i potenziometri nuovi sono leggermente più grandi di quelli vecchi, quindi ho dovuto allargare i buchi con un trapano e questa punta. Ora che tutto calza a pennello, basta solo saldare i cavi negli appositi slot. I terminali, come ho detto, sono già segnati, quindi se abbiamo un sistema SSS, come nel mio caso, devo solo saldare il cavo hot nel terminale con il più ed il cavo per la messa a terra nel terminale con il meno. Mi ha aiutato molto il fatto di piegare i cavi a 90 gradi per tenerli il più puliti possibile. Ora possiamo saldare il cavo del jack, sempre contrassegnato, ed infine la messa a terra per il ponte. Non scordatevela. Il più è fatto, quindi ho rimesso il jack e la mascherina nella chitarra e ovviamente cambio di corde e settappino veloce. Ed eccoci qua, finalmente abbiamo finito tutto quanto. Onestamente tutto il processo di cambiare il cablaggio mi sarà durato neanche una mezz'oretta, quindi super facile, super veloce e indolore. Qualcuno si chiederà, ma il suono cambia? Beh, io ho cambiato le corde, quindi il suono di questa chitarra ora sarà un po' più squillante, però vi ho fatto un confronto. Come ho detto in precedenza, tra i Magic Wiring che abbiamo a disposizione nel sito di Battipenna abbiamo soltanto Stratocaster e Telecaster. E se ho una Les Paul? Ed ecco che arriva il prodotto spoileroso che vi dicevo, che è questo qui. Questo è il sistema di cablaggio per la Les Paul e non so se sta anche sulla SG, però come vedete dalle immagini tutti i componenti sono veramente di ottima fattura e di altissima qualità. Abbiamo due condensatori, appunto uno per tono, e soprattutto abbiamo due sistemi treble bleed, quindi possiamo decidere se accendere soltanto uno o accendere soltanto il ponte, o magari tenerli accesi tutti e due o spenti tutti e due, perché no? Insomma, fate come vi pare. E la cosa figa di questo sistema per Les Paul, che quello della Stratocaster per adesso non ha, questo come ho detto è una specie di prototipo diciamo, è che è un sistema solderless, quindi non devo neanche saldare. Infatti mi basterà spingere questi pulsantini arancioni, infilarci dentro il cavo e sono a posto. Da notare però che non sono potenziometri col coil split, quindi praticamente questi sono soltanto per humbucker e teniamo il suono dell'humbucker, insomma. Magari in futuro ne faranno, non lo so. Come ho detto in precedenza, questi ancora non sono disponibili su Battipenna, quindi se siete interessati lasciategli un'email che rimetto qua sotto, giusto se ve lo siete scordato, esprimendo il vostro interesse e vi faranno sapere appena è disponibile. Detto ciò, purtroppo non vi potrò far vedere il cablaggio installato in questa Les Paul perché essendo un kit gli hanno fatto i buchi dei potenziometri un po' più corti, quindi non combaciano con i buchi dei potenziometri originali e anche lo scasso è un po' più piccolo. Accetto volentieri donazioni per una Les Paul. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di questi sistemi della Toma System. Personalmente li ho trovati veramente fenomenali, super facili, super veloci ed è un fantastico upgrade se cercate un cablaggio nuovo. Ovviamente non è una modifica che si vede esternamente, a meno che non abbiate una chitarra trasparente, ma se ci pensate il cablaggio è una delle parti più importanti di una chitarra elettrica e quindi vale veramente tanto valorizzarlo e assicurarsi che tutto funzioni perfettamente.
e perché non installare appunto questi cablaggi. 0 sbatti, si fa in un minuto e abbiamo un risultato fenomenale. Magari un giorno rilasceranno altri cablaggi molto interessanti, quindi mi raccomando mandate un'email a battipena.it. Nel frattempo vi ringrazio di aver visto questo video, spero vi sia stato utile, se lo è stato mi raccomando lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima volta. Ciao!